Ciao ragazzi, in questo video vediamo come installare il kit per montare la seconda batteria della Wildland Drivers. Iniziamo con lo smontare la centralina che va solo sbullonata, come potete vedere, da questi tre bulloni dadi. Una volta che sono stati appunto rimossi, si sposta la centralina e si vanno anche a svitare gli altri due dadi sotto. Una volta smontati, questo appunto è il risultato, che avete questi tre filetti che escono da sotto. Questa è la piastra dove sorreggeva la centralina e i tre fori lì sono quelli che appunto che si inserivano nel filetto. Uno va rimosso, io ho usato un Dremel, usate un po' di vernice, poi appoggiamo la piastra e come potete vedere la piastra è molto semplice, si avvita al dado originale, si avvitano i dadi sotto della piastra precedente, si infila questa barra dove si va appunto a imbullonare tutto appunto originale, si fissa questo cavo di negativo originalmente prima che c'era. Nella piastra nuova ci sono già i fori per mettere la centralina senza fare altre modifiche, fori o altro, si imbullona semplicemente. Questo è il cavo, è il kit del cavo che c'è compreso, fusibile relè, si fissa sempre tramite fori preesistenti sulla nuova piastra, un filo positivo, l'altro è sempre un positivo che andrà alla batteria che abbiamo già, quindi l'altro positivo andrà alla batteria nuova che metteremo, i due relè fusibile, poi ci sarà un filo che praticamente andrà inserito portato all'interno dell'auto tramite il passacavi originale che come potete vedere io l'ho già tirato, è molto semplice, basta usare un fil di ferro un po' rigido o quel che volete. Ritornando al kit batteria dobbiamo inserire il cavo negativo che viene sempre fornito, c'è già un bullone preesistente sulla carrozzeria di un altro negativo dove ci possiamo collegare e quindi ovviamente con il negativo non ci sono problemi. Adesso all'interno dell'auto che va smontata le plastiche sotto il volante e di fianco, da una parte abbiamo messo un negativo che è quello che abbiamo tirato all'interno dell'auto, che sono i due fili, quindi sono due fili, il negativo che l'ho fissato lì come avete visto, e poi va preso il cavo blu da sotto appunto il volante e va aggiuntato con il filo che arriva sempre dal cavo che abbiamo tirato dall'esterno, che arriva appunto all'impianto elettrico del kit batteria. Molto semplice da installare, ecco. Questo è diciamo il risultato finale. Come potete vedere abbiamo tutto installato correttamente, io ho già messo tutti i cavi dei miei accessori sulla seconda batteria, così in questo ho poi installato, a parte perché non viene fornito nel kit, un regolatore diciamo di carica, praticamente viene messo in mezzo al positivo che va dalla batteria primaria alla secondaria. Lui a sua volta sente il diminuire del voltaggio, quindi se va sotto alla soglia preimpostata dei 12,8 praticamente scollega la prima batteria dalla seconda, quando rileva un voltaggio superiore ai 13 riattacca, quindi fa passare la corrente che va a caricare la seconda batteria. Io l'ho messo in questa posizione che appunto adesso vedrete, molto semplice, nulla di difficile da collegare. Va poi anche collegato il negativo sempre di questo accessorio che, ripeto, non è in confezione, cioè non è incluso nel kit. Consiglio tutto questo a chi fa fuoristrada impegnativo, nel senso che lo fa anche di sera, perché avere luce, avere una seconda batteria è molto comodo, in caso che ci si fermi ci sono problemi. Un'altra categoria è chi fa campeggio o overlanding, quello che preferisce. Perché noi qua potremmo collegarci tirando un cavo all'interno dell'auto, un qualsiasi
accessorio elettrico. Possiamo mettere anche un trasformatore in 220, possiamo mettere un pannellino con varie USB, possiamo mettere quello che vogliamo, perché appunto è collegato alla seconda batteria, e se stiamo fermi cosa succede? Che scarichiamo solo quella batteria lì, quindi la prima batteria non ha problemi, ovviamente mettendo questo, diciamo, stacca batterie intelligente che ci preserva appunto il discorso che quando spegniamo il motore lui va a scollegare la batteria primaria dalla secondaria, che è molto importante. E quindi secondo me è un accessorio molto utile, perché appunto ha molti accessori come nel mio caso, e io diciamo che l'ho messa, piuttosto che mettere un'Optima o piuttosto che mettere, ho preferito avere due batterie servite, una primaria e una secondaria. Questo sarebbe il kit, cioè sarebbe l'accessorio che vi dicevo prima, che appunto va a staccare e attaccare le due batterie, due positivi che escono, perché appunto uno entra dalla prima batteria e uno esce dalla seconda. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram e su Facebook, Nuovo Suzuki Gym in Italia. Alla prossima e grazie.